Life is a matter of choices. ¿Quién está hablando? The narrator. Anyway, he takes all the toughest ones. Esto es lo que hago. A quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? Y cuando era bambino, credo 6-7 anni, giocavo al calcio ya. Chi ti ha trasmesso la passione per il calcio? La mia mamma, sempre è stato lei. Le gli piaceva il calcio e anche a me. Giocava a calcio? Sì, lei giocava al calcio. Había un gruppo di donne che giocavano al calcio e erano forti. Mia mamma era forte. Non è perché la mia mamma, però giocava forte. Ancora gioco con lei. In che ruolo giocava? Lei è attaccante, messo, però era forte. Hai mai praticato altri sport oltre al calcio? Sì, giocava a basket. Sono 1,70 m, però giocava al basket. No. Quando hai capito che saresti diventato un calciatore professionista? Da bambino, sempre. E se non fossi stato un calciatore, che cosa avresti fatto nella vita, secondo te? Non lo so. Ingegnere non lo credo. Non lo so. Ti faccio un assist. Avresti fatto l'attore, magari? Io penso che sì, anche la storia, perché ha fatto un film. Ho fatto tutta la mia vita. Hai recitato in un film? Sì, ho fatto un film. Quando era mio amico Alexi, però ho fatto così, volevo fare uno più la mia storia. Un giorno. Hai interpretato te stesso in questo film? Sì, è un bambino che aveva una sorella che il messaggio era così. Il papà voleva che il bambino giocasse al calcio, no? E il bambino mi ha conosciuto a me. E il bambino mi raccontava a me che lui non voleva giocare al calcio, lui faceva l'architetto. Però aveva una sorella che amava il calcio. Però il papà non ascoltava la sorella, solo voleva che il bambino, il suo figlio. E alla fine di tutto questo, il papà deve preoccuparsi anche della figlia, perché la figlia también aveva un sogno, che era donna. In quel momento il papà ha capito e ti lascio che devi guardare il film. Non ti posso raccontare tutto. E senti, se dovessi pensare a te come attore, che genere di film ti vedresti? Mi piace molto Rocky Balboa, così della grinta, Un guerriero. di un guerriero, di andare avanti nella vita, credo io. Mi dicevi, hai praticato anche il basket e invece segui qualche altro sport al di fuori del calcio? Mi piace il adesso? tennis, sì, mi piace il tennis. Il tennis, dopo il basket, solo quello. Formula 1 no, piace guidarla, no guardare tanto. Il tuo primo ruolo in campo qual è stato? Hai sempre giocato da attaccante? Sì, sempre attaccante. Prima a destra, dopo a sinistra, dopo di 9. Alla fine ho giocato a 3 posti che tu mi puoi dire gioca a destra, gioca a sinistra o gioca a destra e posso giocare tutti e 3. Ruolo. Ti ricordi il primo stadio in cui hai giocato? Credo che in Calama, con Cobreloa, quando è partito con 15 anni. Ho debuttato con 15 anni lì, è il primo stadio professionale che ho giocato. Ti ricordi invece qual è stato il primo regalo che ti hanno fatto inerente al mondo del calcio? Una scarpa di calcio. L'alcalde, che si dice come l'alcalde della mia città, Tocopilla, un giorno arrivava dopo Natale, 11 mesi la notte, e è arrivato con una scarpa per me. E era il bambino più contento del mondo e l'ho messo subito e è andato a giocare. Non aveva erba, pensa che era cemento, non so come si chiama cemento. Metto le scarpe e giocavo a cemento subito. Non si può fare questo, però io l'ho fatto. Senti Alexis, c'è stato un momento difficile della tua carriera e se sì, come ne sei venuto fuori? No, credo che non c'è un momento difficile nella mia carriera, cosa imparare solo. Imparare di perdere una finale, di un momento difficile, credo nel calcio. Una lesione è parte del processo. Se ti fai male è perché qualcosa hai fatto male te, però è parte della carriera del calciatore. Dopo c'è cosa brutta, però alla fine quella cosa brutta non mi ha passato. Mai si sa. A proposito dell'imparare, qual è l'insegnamento più importante che hai ricevuto e chi te lo ha dato? Credo che il calciatore oggi, quello che ho imparato io, tanta gente le può dire tante cose. A un giovane tu le puoi dire tante cose, però qualcuna volta il giovane non ti ascolta. Il suo stesso deve imparare, da solo deve imparare.
è come un bambino, tu lasci, cammini, 10 volte va a cadere, alla fine impara. E se non impari è che già non impari. 156 presenze con la maglia del Cile, miglior marcatore, che cosa significa per te la nazionale? È che ancora non lo dimensiono io lo che ha fatto. Che ha fatto, è rotto tutti, che ha fatto più gol, più assist, non manca niente nella nazionale. Ancora non lo dimensiono, non penso, non dico che ha fatto lo che ho fatto io nella mia carriera, no, perché ancora sono nella nazionale, ancora gioco, ancora sono in forma, e mi sento benissimo. Non lo dimensiono, però un giorno te lo dirò quando ho finito di giocare al calcio e ti dico guarda, qualcuno vuole che faccia un record come l'ho fatto io, o di più. Senti, tutti conosciamo il tuo soprannome, no? Il Niño Maraviglia, però in realtà so che ne esiste uno di soprannome, diciamo, più legato alla tua infanzia. Ci racconti qual è? Ardigia. 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 Il mio amico mi chiamava Andigia, più vicino. Ardigia. Perché? Come mai? Perché quando avevo una parla, giocavamo al calcio fuori, no? Stiamo parlando di 20 anni fa. Giocavamo al calcio in casa di una vicina, una nonna, e cadeva al tetto così, andava sempre io. E volevamo giocare veloce, vai, andava io, boom, 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 veloce, e la prendeva la palla, e come l'ardilla che va nell'arbole, così, la prendeva e io continuavo a giocare. E sempre andava là. Se andava un'altra, dobbiamo aspettare una ora. Se andava io, 10 minuti era pronta. Velocissimo. Senti, perché è un leone come immagine sul tuo profilo Instagram? Perché mi piace non tutto lo che fa il leone, la presenza che fa il leone. Perché dicono che il leone, come si dice, l'elefante? L'elefante sa, quando guarda il leone, sa che il leone ha fame. Ha un po' rispetto, anche l'elefante è più grande. Ha un po' rispetto quando lo guardi. Penso che quando tu guardi un leone vedi che ha fame il leone. Anche il leone dopo sta lì tutto il giorno dormendo, però quando ti prende, ti prende. Quello mi piace del leone. Come trascorre il tuo tempo libero? Hai qualche hobby in particolare? Mi piace stare a casa, guardare film, tranquillo, andare a cena, così sono io. Mi dici un tuo pregio e un tuo difetto? Io sono una persona che è bianco o nero, se no una cosa che non mi piace te lo dico. Sono come mi vedi. E quindi questo può anche essere il tuo difetto? No è che mi piace essere così, sincero. Se hai una cosa che non mi piace tu, a volte la dico. Sei diretto? Sono diretto, quella cosa. Adesso scegli 3 caratteristiche invece per descriverti come giocatore, come attaccante. Furbo, una cosa, capire quando andare. Dopo visione. Visione di gioco. Visione di gioco. Quanto è importante per te la vita da spogliatoio? Credo che sì, hai un spogliatoio che se sta bene, sempre il calciatore c'è la competenza dentro, no? Come tutti i parti. Però dopo quando trovi una competenza sana, buona, credo che alla fine le squadre vanno avanti, no? Non è che ti dico, no, è una squadra che è forte e vince tutto e dopo dentro non sono cattivo tutti, no. È un complemento. Quando trovi quella cosa in una squadra, quello è bello. E alla fine è quando può durare più anni. L'ultima cosa che ti chiedo, Alexis, è se per te nel calcio conta di più il talento o la determinazione? Tutti e due, per me. Puoi avere il talento e non fai niente, no. Io avevo talento, ho talento. Però quando vedo, perché tempo fa io giocavo con il mio talento, possiamo fare allenamento, perché era forte. Però dopo, adesso come è il calcio, deve avere talento e anche determinazione di allenarti. Adesso è così. Se non ce l'hai questo, ti manca l'altro. Grazie mille, Alex. Grazie a te.
Dove la porto? Portami a casa. A quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? A 5 anni ero in un oratorio di Saronno, si chiamava il Prealpi, e da lì ho incominciato a fare i primi passi. Sempre portiere, quindi sempre con i guantini, e ho iniziato questa mia carriera da portiere. Poi a 9 anni sono passato all'Inter, mi ha preso l'Inter e da lì è iniziata un altro tipo di carriera. Ecco, te lo ricordi quel momento? Citavi il fatto che a 9 anni è arrivata l'Inter, tu giocavi all'oratorio ancora, è stato sicuramente un grande cambiamento per te inserirti, seppur nei pulcini, però i pulcini dell'Inter. Ti ricordi qualcosa di quel momento? Sì, mi ricordo che già un anno prima di passare all'Inter, avevo 8 anni, ho fatto un anno di provini, perché i tornei, quelli dove potevo giocare anche se non ero in rosa, andavo a farli, quindi venivo chiamato e dal Prealpi passavo a una realtà come l'Inter, e a 8 anni, dunque in quell'anno, ho fatto tutti i tornei con squadre, il Milan, Fiorentina, Empoli, tutte le squadre italiane, e a me è sempre rimasto impresso questa cosa, perché a Prealpi giocavamo contro le squadre vicino e invece già all'Inter contro tutta Italia, ed eravamo già i più forti. Chi ti ha trasmesso la passione per il calcio? Mio papà, che giocava a calcio, era attaccante, mio fratello, anche lui è attaccante, e io portiere. Forse quando giocavamo loro tiravano coi piedi, io la prendevo con le mani, e hanno capito subito che ero portiere. Ti ricordi la prima partita che hai visto allo stadio? Ti potrei dire, prima di un Inter-Lazio che avevo 9 anni, sempre ai Pulcini, abbiamo giocato dentro lo stadio di San Siro, noi piccoli, prima di quella partita, e quindi ti direi Inter-Lazio di quell'anno lontano. C'è stato un momento difficile della tua carriera? Sì, ne ho passate un bel po', soprattutto a causa di infortuni. Ti potrei dire forse quello successo alla semifinale di Scudetto primavera contro il Milan, che mi sono lussato l'anca in un'uscita alta di pugni, e ci ho messo 6 mesi per riprendere, ma poi tutto a posto. Poi ero anche all'Inter con i medici straordinari che all'Inter, i fisioterapisti, tutto, e mi hanno rimesso in gareggiata meglio di prima. Ecco, immagino che per un giocatore abituato ad allenarsi regolarmente, a scendere in campo, di punto in bianco trovarsi fermo a recuperare da un infortunio non sia facile da un punto di vista mentale. C'è qualcuno che ti ha aiutato ad affrontare, a gestire questa situazione? Sì, la mia famiglia, mia mamma, mio papà, mio fratello, mi sono sempre stati vicino, e mi hanno dato forza. Poi io ogni giorno che passavo a fare palestra, riabilitazione, davo tutto per pensare poi all'emozione che avrei provato quando tornavo in campo, e quindi ho dato tutto per quello. Avevo voglia di tornare il prima possibile e il meglio possibile. Nel corso degli ultimi anni possiamo dire che il ruolo del portiere sia un po' evoluto, è cambiato, partecipa di più alla costruzione della manovra dal basso. Ecco, il portiere di oggi, il portiere moderno, secondo te che caratteristiche deve avere? Quelle che hai detto tu, vabbè, prima di tutto deve parare, perché il portiere è in porta e deve parare, ma deve essere anche bravo coi piedi, aiutare la squadra, sia nel gioco corto, quindi passaggi per liberare un compagno, sia nel gioco lungo con lanci precisi, anche nelle uscite alte deve aiutare la squadra, deve essere sicuro, deve comandare la difesa e aiutare i compagni, e tutte queste cose qua deve fare un portiere. Quanto è importante per te la vita da spogliatoio? No, è fondamentale. Il calciatore senza lo spogliatoio soffre, e quindi stare tutti insieme con gli scherzi, con risate, con aneddoti, è bellissimo.
far parte di un gruppo.